Agnello. Oggi faremo i carciofini sott'olio e i carciofini al naturale. Iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando, e seguiteci sui nostri canali social. E condividete, condividete, condividete. Parola d'ordine. Il carciofo. Bene, come potete vedere sul nostro tavolo abbiamo preparato chiaramente i carciofi, il sale fino, abbiamo dei barattoli vuoti chiaramente riciclati e abbiamo dell'aceto di vino bianco. Successivamente ci avvarremo anche dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di semi e di alcune spezie che dopo vi andrò ad elencare. La prima cosa da fare sarà rendere questo carciofo così tanto corazzato tenero e morbido, quindi lo andremo a scoprire di questa corazza di foglie rigide. Come si fa a far diventare un carciofo come questo? Farlo diventare un carciofino. La prima cosa che faremo è mozzare la corona, questa, eccola qui, a questa altezza, da ottenere questo, va bene? La seconda cosa che faremo è questa, andare a tranciare, guardate bene, io ve ne farò vedere un paio lentamente e poi gli altri li metteremo in immagine accelerata, a questo livello, guardate, e toglieremo questo. Successivamente andremo a togliere queste che sono tutte le foglie esterne un po' più dure fino ad arrivare a queste, vedete? Che è il vero cuore del carciofo, d'accordo? Cercate di non staccarle tutte insieme perché che può succedere che si stacca anche la parte del cuore qui sotto, quindi andremo a togliere foglia per foglia in questo modo e arriveremo verso il cuoricino del carciofo tenero. Potrebbe richiedere un po' di tempo e soprattutto potrebbe macchiare le mani, quindi adesso che io andrò a lavorare indosserò i guanti. Dopo aver fatto questo, chiaramente questa operazione adesso io la sto facendo fuori dall'acqua acidulata, però considerate che questa va fatta con una ciotola e dopo lo vedrete in lavorazione vera, va fatta con una ciotola con acqua e succo di limone o acqua e aceto. Arrivati giunti a questo punto dovremo andare a rimuovere questi per tornire il cuore del carciofo. Vedete che bello? È diventato un carciofino pronto per essere messo sott'olio o fatto al naturale, quindi in acqua e aceto. Poi vedremo le fasi successive. Bene, questa fase di lavorazione, diciamo non accelerata, dura attorno alla mezz'ora di tempo, quindi prendetevi un po' di tempo per poter fare questa preparazione. Sia io che Anna abbiamo indossato i guanti in questo caso e stiamo provvedendo, come si vede dalle immagini, a mozzare quindi le corone e la parte del gambo che non ci serve per la nostra preparazione. Andremo a preparare una soluzione, 1 litro di aceto e 1 litro di acqua. In realtà mi sono reso conto che me ne serviva un altro mezzo litro, quindi ho aggiunto un altro po' di aceto anche. E andremo a mettere un paio di cucchiai di sale e accenderemo il gas sotto la pentola. Per quanto riguarda gli scarti, potreste fare un liquore al carciofo. I carciofini sono stati messi a mollo in acqua e aceto. Andremo a selezionare i carciofini, quelli più grandi, per farli diventare carciofi tagliati in 4 spicchi. Questi diventeranno i carciofini, quelli al naturale, in acqua e aceto, mentre la sorte del carciofo più grande è quella di finire in vaso sott'olio. Una curiosità, quando fate la lavorazione del carciofo a casa, se non avete intolleranze con il lattosio, potreste utilizzare anche il latte antiossidante durante la lavorazione. Per esempio, volete fare una lasagna di carciofi, metterete direttamente i carciofi, anziché usare acqua e aceto o acqua e limone, direttamente nel latte, che è comunque una sostanza acida e ci servirà per evitare l'ossidazione. Bene, gli spicchi di carciofino ottenuti li abbiamo versati in acqua e aceto e li metteremo a cuocere in pentola per 8 minuti circa. Nel frattempo provvederemo a sterilizzare i vasetti che ci serviranno per le conserve. Questo procedimento lo faremo sempre nel forno a 100 gradi per una decina di minuti circa. Trascorsi gli 8 minuti andremo a scolare i nostri quarti di carciofo in una scolapasta.
e inizieremo la cottura del carciofino, quello che sarà poi il carciofino sott'olio. In questo caso andremo a cuocere il carciofino per una quindicina di minuti. Adesso inizio a preparare l'acqua che ci servirà come liquido di governo per i barattoli di carciofini al naturale. La proporzione che dovrete usare è sempre quella del 1 litro di aceto e 1 litro di acqua. Io sconsiglio vivamente di utilizzare l'acqua che vi è servita per cuocere i carciofi. Riempiremo i vasetti in modo tale da non lasciare troppi spazi e dopo aver riempito i vasetti li colmeremo con il nostro liquido di governo di acqua acidulata con acido acetico, quindi con aceto di vino bianco. Di solito, per scongiurare sempre il pericolo del botulino, che è un batterio terribile nelle conserve, dovremo essere certi che il pH, quindi l'acidità del nostro prodotto, sia inferiore a 4,5. Amici miei, il sacrificio io lo devo sempre fare, quando mi avanza qualcosina lo devo condire e assaggiare al momento. Questi mi erano avanzati un filo di olio crudo, un po' di prezzemolo, giusto un po' di aglio a tavola e si mangia. Nel frattempo stiamo cucinando comunque i carciofi per fare sott'olio. A questo punto abbiamo finito la cottura, li andremo ad asciugare per bene, li mettiamo su un canovaccio e li strizzeremo anche un po'. Vedete che bei colori, sono rimasti praticamente intatti. Questi sono i miracoli della natura, la bellezza di trasformare un prodotto che è così corazzato, così duro, diventa così tenero, così saporito. I vasi stanno per essere riempiti, i carciofini al naturale sono pronti, li andremo a colmare e chiudere con i tappi e adesso provvediamo a fare un paio di barattoli di carciofi destinati ad essere sott'olio. Comunque poi questi barattoli andranno messi in forno a pastorizzare, quindi io poi li terrò per circa 40 minuti a 80 gradi, in modo tale che faranno anche una sorta di vasocottura. Vasocottura o comunque questo processo così lungo di pastorizzazione mi servirà a due scopi. Uno è quello di abbattere la carica batterica, 2 è quello di continuare a intenerire un po' il carciofo, che dopo 8 minuti di cottura potrebbe risultare ancora un po' callosetto. Questi poi potranno essere consumati anche immediatamente, infatti quelli al naturale io li apro giornalmente, li scolo dal liquido di governo, quindi dall'acqua acidulata, li lascio un attimo in acqua fresca e poi li condisco con olio come ho fatto nel piatto poc'anzi. Il processo di pastorizzazione è terminato, come potete vedere i coperchi sono parecchio gonfi. Aspetteremo che si sgonfino in modo tale da essere certi che la pastorizzazione è stata fatta alla perfezione, quindi come se avessimo ottenuto un sottovuoto all'interno del barattolo. Ora, abbiamo terminato questa lavorazione piuttosto impegnativa, direi, e abbiamo ottenuto due prodotti. Questi che sono praticamente gli spicchi di carciofino al naturale, cioè in acqua acidulata. Poi in descrizione troverete tutte le quantità necessarie per la ricetta. E queste invece, questi due vasi, che sono i carciofini interi però in olio misto, quindi extravergine e olio di semi, come abbiamo fatto l'altra volta per gli asparagi. Quindi andate a controllare anche il video degli asparagi. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, provate a farli, commentate soprattutto e condividete sui vostri social. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi e grazie solo a voi.